Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, gemelli, tendenze energetiche predestinate per il mese di febbraio 2025. Abbiamo la carta del matto, amici dei gemelli. Di solito con il matto si parla di un inizio, di un nuovo percorso, una nuova avventura. Potrebbe essere un'avventura lavorativa piuttosto che un'avventura romantica. Ma è anche una carta che ci parla di figli, di bambini, diciamo. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi. Trovate i link ai corsi gratuiti presenti sul mio canale che sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. E insomma io poi in descrizione inserisco anche tutte le novità, le promozioni, vi invito ad aprire la tendina e poi per ogni informazione aggiuntiva vi basta scrivermi una mail. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili per il mese. Partiamo con il diavolo, il 2 di coppe, abbiamo un asso di coppe, un 4 di bastoni. Beh ragazzi, direi che sono carte piuttosto belline. Un asso di denari, giustamente avete il matto qui e avete già due assi. Poi qui abbiamo un 9 di denari, un 7 di denari, un 3 di spade e un 3 di bastoni. Adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire qual è l'energia del mese, quindi potrebbero esserci come dei messaggi sciolti. Dopodiché andiamo a fare i vari esempi per l'amore, il lavoro, l'economia, la famiglia e tutto il resto, insomma. Allora, partiamo da questo diavolo, che secondo me non è poi così negativo, andiamo a vederlo, però ho come la sensazione che sia un momento dove vi prenderete il vostro potere personale. Il diavolo è una carta di controllo, è una carta di qualcuno che esprime appunto il proprio potere personale. È anche una carta che mi parla di ego, Adesso prendete l'informazione così com'è. Andiamo a vedere il 2 di coppe. Abbiamo un 10 di coppe e un 8 di spade. Voglio andare a vedere anche l'asso di coppe, un re di coppe e un fante di bastoni. È come se ci fosse la possibilità da soli, perché qui c'è l'eremita, diciamo mi viene da dire trovare un gruppo vedendo queste carte. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Regina di coppe e 9 di coppe. Ragazzi, avete delle carte molto belle, perlomeno fino ad adesso le carte sono parecchio belle. C'è un momento all'interno del mese dove sarete pienamente appagati della realtà che state vivendo o comunque diciamo dell'ambiente in cui siete in questo particolare momento di vita. Possono essere le persone vicine a voi, può essere l'ambiente lavorativo, insomma, c'è come una sorta di soddisfazione personale. Andiamo a vedere l'asso di denari.
Re di Pentacoli e 6 di Spade. Qui con questo asso di pentacoli è come se si iniziasse un nuovo percorso. Per qualcuno, essendoci questo 6 di spade, può essere una nuova mentalità, può essere anche proprio uno spostamento a livello fisico, anche se lo sento per pochi. Però comunque è come se ci fosse un nuovo inizio, una nuova possibilità nel mese di febbraio. Andiamo a vedere il 9 di denari. Un altro asso, asso di coppe e appeso. Sì, l'appeso vi dà la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, magari quello che prima eh, con questo diavolo poteva farvi sentire un attimino incastrati, è come se verso la fine del mese, grazie a questo appeso, riuscendo a vedere le cose da un altro punto di vista, si sfruttasse la situazione per iniziare qualche cosa di nuovo. Adesso andiamo a vedere il 7 di denari. Allora abbiamo un 5 di bastoni, e la carta della giustizia è come se ci fosse la risoluzione di qualche problema, di qualche conflitto con la carta della giustizia. È come se si arrivasse ad un punto di incontro, ad un punto di equilibrio. Andiamo a vedere questo 3 di spade. 3 di bastoni che avete già qui. E poi abbiamo un 9 di bastoni. Credo che entro la fine del mese ci sarà come un lasciar andare qualche cosa. Considerato il 9 di bastoni, potrebbero essere delle paure, dei dubbi. ehm, Qui effettivamente vedendo il fante di coppe potrebbe anche essere che all'inizio del mese vi facciano come un'offerta, una proposta che si sviluppa, diciamo, man mano verso, cioè durante il mese, e verso la fine del mese c'è come un, mi viene da dire un cambio ciclo, ragazzi. Va bene, andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dal lavoro. Ehm, è un buon mese, devo dire che per il lavoro è un buon mese. Se siete senza lavoro è facile che troviate un lavoro, è facile. Per adesso, ragazzi, sinceramente non vedo che sia niente di a lungo termine. Può essere un lavoro magari a termine, un contratto di un mese piuttosto che 6 mesi o 3 mesi, insomma, però niente di già definito. Però devo dirvi che potrebbe essere ben remunerato questo lavoro, magari distante da casa vostra, distante, probabilmente c'è qui anche il matto perché è una carta che parla di avventure, di viaggi, quindi può essere che vi dobbiate effettivamente spostare per riuscire ad andare al lavoro, però tutto sommato è un buon inizio ed è la chiusura di quel ciclo di cui vi dicevo prima, probabilmente un ciclo di sofferenza. Probabilmente questo diavolo era, per qualcuno ovviamente, è il fatto di non poter fare quello che si vuole, quello che ehm, sì, quello che si vorrebbe, però entro la fine del mese vi dico che le cose cambieranno. Nel caso siate dipendenti, allora qui ci potrebbe essere un aumento di ruolo, una promozione, un aumento di stipendio. Vi danno in gestione una nuova filiale. C'è come un passo in avanti per quello che riguarda il lavoro. Vi ripeto, avete 1, 2, 3 assi più il matto, è come se ci fosse, scusate, un nuovo inizio, l'inizio di un nuovo capitolo e anche abbastanza solido, devo dire. Ehm, per chi fosse autonomo, allora anche qui sento che ragazzi c'è la possibilità di andare verso nuovi orizzonti, di stringere nuove alleanze soprattutto se magari siete autonomi, state lavorando da soli e questa situazione vi impedisce magari di prendere lavori più grandi. Sento che questo entro la fine del mese
cambierà. Ci sono come delle nuove opportunità. Ci sono come... Il segreto qui è un po' lasciarsi fluire, secondo me, perché il diavolo è una di quelle carte che controlla tutto. È l'ego, no? E invece probabilmente c'è proprio la necessità di lasciarsi fluire, di accogliere, se vogliamo, tutto quello che nel mese di febbraio potrebbe arrivare. Per quello che riguarda le persone dipendenti, no, scusate, autonome, non lo so, come la sensazione che qualcuno aprirà dei punti vendita piuttosto che delle filiali lontano da dove è adesso. Poi fatemelo comunque sempre sapere nei commenti, che a me piace sempre leggerli. Per quello che riguarda, andiamo all'economia, ai soldi, alle finanze. Allora, sento che molti prenderanno come un respiro da questo punto di vista qui, e per certi versi riuscirete a prendere quello che all'inizio del mese vedete come un limite, come se con questo appeso riusciste a vedere l'altra faccia della medaglia e ci fosse come un lasciare andare certe regole, certi obiettivi, certe, certe forme pensiero. C'è come una trasformazione del modo di vedere le cose, del modo di pensare, mi viene da dire. Ehm, e di conseguenza come se non sento effettivamente che entreranno grandi somme, non avrete neanche grandi uscite, però è come se deste un valore diverso a quello che già avete. È come se incontraste la ricchezza in voi stessi, che non è una ricchezza monetaria, è una ricchezza di doti, di idee, di... È come se riusciste ad entrare nel flusso dell'abbondanza indipendentemente dal vostro conto in banca, che è una bella cosa. Per quello che riguarda le relazioni di coppia. Allora, se siete single, ragazzi, ci sono fortissime probabilità che entro la fine del mese non lo siate più o che comunque non, diciamo, troviate qualcuno di interessante con il quale o la quale instaurare una relazione. Il punto qual è? È che avete troppo controllo dentro di voi e dovete lasciarlo un pochettino andare con questo 9 di bastoni al contrario. Il 9 di bastoni mi parla delle paure che potreste avere, ma fondamentalmente sono paure che vanno elaborate. Io sento come se ci fosse un sottofondo del e se mi va male anche con questa persona, e se non è sincero o sincera, e se, però a un certo punto uno finché non prova non sa, finché uno non riesce non dà la possibilità alla relazione di svilupparsi, non si sa se l'altra persona vibri o no con noi. Quindi l'invito qui è di lasciarsi un pochettino andare, di vivere la relazione o perlomeno la conoscenza. Se siete già in una relazione, quindi se avete qualcuno in testa, anche qui ragazzi devo dire che le carte sono molto positive. Ci potrebbe essere come un nuovo punto di incontro, un nuovo inizio. Qui avete 2 assi di coppe. Sento che è come se ci fosse questa espansione a livello di conoscenza, perlomeno, e a livello di, mi dicono, integrità. Quindi può essere che scopriate che l'altra persona ha la stessa integrità che avete voi. È come il scoprire poco a poco che la persona risuona con voi. E devo dire che sarà un buon mese in questo senso. Riuscirete a trovare parecchi punti di incontro, riuscirete a vedere le cose da un altro punto di vista, riuscirete ad abbattere certe barriere che arrivano dal vostro modo di pensare e quindi questo creerà più unione con l'altra persona.
Se siete in una relazione da diverso tempo, allora qui ragazzi vi dico che ci potrebbero essere come dei passi in avanti e per qualcuno si tratta del introdurre il tema dei figli piuttosto che del andare a convivere. Qualunque sia il vostro caso, devo dire che si sviluppano le cose in un modo positivo all'interno del mese di febbraio. Quindi è come se ci fosse questo nuovo obiettivo di creare famiglia, avere dei figli, andare a convivere, mettere su casa insieme, insomma, è un mese dove effettivamente ci sono delle buone probabilità di solidificare la vostra relazione o consolidare la vostra relazione. Se siete in una relazione più o meno ni, che non è ben definita, allora per voi le cose sono un po' diverse, in questo senso. Io ho come la sensazione che qualcuno di voi non si senta libero di agire, di fare, di vivere la relazione. Può anche essere che qualcuno si senta solo all'interno della relazione, ma il mese di febbraio vi dà la possibilità di riavvicinarvi all'altra persona o perlomeno di sollevare i temi che avete bisogno di chiarire con l'altra persona. E ad un certo punto io ho come la sensazione che il parlare di questi argomenti, di quello che vi spaventa, di quello di cui siete insicuri, comunicare le vostre paure, insomma, tutto questo, questa apertura nei confronti dell'altro o dell'altra, ehm, è come se facessimo, cioè come se questa comunicazione, una volta fatta, allentasse la tensione tra di voi. C'è il matto, c'è un nuovo inizio, ok? C'è come la voglia di godersi il bello di quello che vi può dare la relazione. Non vedo grossi cambi dall'inizio del mese alla fine del mese a livello di ufficializzazione o no, cioè nel senso più o meno finirà come inizia il mese, la relazione in sé, cioè nel senso non ci sarà un cambio a livello di etichetta della relazione, quindi non passerete da amanti a fidanzati o cose per lo stile. Questo era solo per farvi un esempio, per farvi capire. Però sì che sarà il modo di vivere la relazione che sarà più sciolto, più rilassato. Sì, ho come la sensazione che vi godrete quello che l'altra persona vi dà, senza troppe regole, mi viene da dire, senza troppi paletti. Se foste in una relazione, diciamo che non va bene, anche per voi non è che vedo cambi, non vedo rotture, però sì che perderete un po' l'entusiasmo, del nel far funzionare la relazione. È come se a un certo punto qualcuno si arrendesse, dicesse, boh, basta, tutto quello che potevo fare l'ho fatto, da qui in avanti non posso fare altro per far sì di cambiare la relazione. Ripeto, non vedo rotture, vedo come un nuovo modo di viversi la relazione. Ehm, Però ho anche l'idea che dobbiate mettere dei nuovi paletti nei confronti dell'altro o dell'altra. Cioè, va bene, adesso le cose sono così, se l'altro vi dice, o l'altra, che ha intenzione di risolvere la situazione, chiedete delle prove, perché con le parole non si va da nessuna parte. Quindi va bene, ci credo che tu voglia migliorare la relazione, dimmi come facciamo, dimmi che cosa sei disposto a fare per migliorare la relazione. È un po' una cosa di questo stile. Fatemi poi sapere nei commenti se vi risuona. Per quello che riguarda le persone che sono intorno a voi, allora devo dire che nel mese di febbraio potrebbe esserci qualche annuncio che una persona vicino a voi vi fa. Anche qui effettivamente, considerato tutti questi assi e il matto, potrebbe essere che qualcuno vicino a voi annunci una gravidanza, annunci un matrimonio, annunci
una festa alla quale vi invitano, quindi una festa alla quale partecipare, mi viene da dire. Per chi avesse figli o progetti, sapete che la parola figli e progetti nei tarocchi sono interscambiabili, devo dire che sarà un buon mese, riuscirete a trarre parecchie soddisfazioni sia dai figli che dai progetti. Per qualche figlio potrebbe essere il discorso del andare a vivere da solo o da sola o lo spostarsi per studiare. Però vi dico, molto serena la parte genitori-figli. Per quello che riguarda l'economia, i soldi, ho come la sensazione, ragazzi, che qui qualcuno inizierà a studiare, a informarsi come poter investire il denaro. Può anche essere che vi facciano un'offerta, che vi propongano un qualche tipo di investimento, e io lì vi dico sempre fatevi consigliare da un consulente se non siete ferrati in materia. Però tutto sommato pare un buon inizio, un buon investimento. È come se doveste guardare là dove gli altri non vedono. Questo è un messaggio un po' così spot che mi è arrivato e ve lo dico. Per quello che riguarda lo stato psicoemotivo, se vogliamo, del mese, allora, abbiamo il diavolo lì all'inizio, la giustizia. Sì, ho come la sensazione che il punto sarà togliersi da questo controllo, da queste regole, da questo ego, per riportare un certo equilibrio in quelle che potrebbero essere le lotte interne. Ci sono tanti assi, è come un iniziare un nuovo percorso di vita, magari più regolamentato. Cioè, vi faccio un esempio, io decido di essere una persona migliore, da domani mi do la regola di fare meditazione mezz'ora tutti i giorni, piuttosto che mi do la regola di non mangiare fuori pasto. È come se ci fosse un salto in avanti in questo senso nel vostro percorso personale, nel vostro percorso di crescita. Mm? Ho come l'idea che febbraio possa essere un trampolino di lancio per molte persone, sia a livello lavorativo, sia a livello di crescita personale, sia a livello di coppie, soprattutto se siete coppie stabili e volete andare avanti, andare al passo successivo. Quindi qui sento aria o di convivenza, o di figli, o di progetti insieme, che potrebbe anche essere una casa per qualcuno. Come se ci fosse questo, ok, iniziamo un nuovo percorso, un nuovo capitolo della nostra vita insieme, o se non avete nessuno, della mia vita. Mm? Va bene, penso di aver detto tutto. Vi dico, la fine del mese mi sembra un momento dove poter lasciare andare certe preoccupazioni, lasciare andare certe sofferenze. È come se alla fine del mese facesse una sorta di valutazione e vi rendeste conto che effettivamente le cose sono cambiate molto rispetto all'inizio del periodo. Si tratta anche un po' di non essere così rigidi nei vostri obiettivi, ma di seguire un pochettino il flusso, di trasformarvi in questa regina di coppe che è colei che, diciamo appunto, segue il flusso non tanto della vita, più delle emozioni, però a voi serve seguire il flusso della vita, non avere tutto questo super controllo, mi viene da dire. Andiamo a vedere un oracolo, sono due in realtà, però cominciamo con questo. Ragazzi, le letture sull'amore specifiche usciranno prossimamente, quindi se non le volete perdere rimanete sintonizzati. Mindfulness, carta numero 26. E questa carta vi invita a fare le cose giorno per giorno e quindi a dirvi oggi faccio le cose con presenza, cioè in modo zen. Quando faccio qualche cosa penso a quello che sto facendo e non penso né al passato né al futuro. Mi vivo il momento presente.
Andiamo a vedere ancora uno di questi oracoli, 2. Oh wow, scegli di empoderarti sarebbe entrare nel proprio potere personale. E qui abbiamo la lezione di oggi. Questo giorno è per mettere in pratica la capacità di scelta. Scegli uno stato di animo che vuoi avere e decidi se lo adotterai. Se adotterai un'attitudine positiva o negativa, perché la scelta è tua. L'obiettivo. Renditi conto che hai l'abilità di migliorare la tua vita ogni giorno. È un po' il discorso del lasciare andare le regole, lasciare andare questo critico interiore e lasciarsi fluire. Quando qualcuno è arrabbiato, quando qualcuno è triste, quando qualcuno è in modalità vittima, quando qualcuno è felice, insomma, qualsiasi emozione voi state provando, Regina di Coppe, siete voi che scegliete se rimanere in quella vibrazione emotiva oppure no. La capacità di cambiare la vostra situazione emotiva è vostra. E poi questa carta dice passa il giorno con Dio. Se non credete in Dio potete scegliere come parola universo, madre terra, quello che vi pare migliore. La lezione di oggi. Questo è un giorno per passarlo con Dio. Un giorno di preghiera, un giorno di silenzio. Immagina che tutto il mondo sia una cappella sacra. Ogni centimetro della tua vita è pieno di grazia e di presenza divina. L'obiettivo è visualizzarti in compagnia del cielo in ogni minuto del giorno. Cioè praticamente vi ricorda che siamo sempre accompagnati perlomeno da uno spirito guida. Poi durante il corso della vita se ne acquisiscono altri, qualcuno poi se ne va, ne entrano altri, cambiano, però uno di default ce l'abbiamo tutti quando nasciamo. Quindi non siamo mai soli tecnicamente. Siamo soli magari nel mondo fisico. E ve lo dico perché qui effettivamente c'è un eremita, come se qualcuno si sentisse solo, isolato o vivesse una profonda solitudine interna. Però è come se vi dicessero, ok, sarai solo magari nel mondo fisico, non c'è nessuna persona incarnata vicino a te, però sì che ci sono spiriti non incarnati vicino a te che ti appoggiano. È una bellissima lettura, amici dei gemelli. Devo dire che comunque il mese promette bene. Lasciatevi fluire, mi viene da dire. Spero che comunque la lettura vi abbia aiutato. Fatemelo sapere con un commento. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona, oppure potete semplicemente abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, si vedono, quindi se volete sapere che temi vado via via trattando, vi basta dare un'occhiata alle playlist con le copertine lilla. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!